Immaginate questa situazione. Alcuni vostri amici vi chiedono di intraprendere un viaggio in treno. Al momento di salire sul vagone, nessuno di voi sa ancora che alla stazione d'arrivo ci sono soldi, successo e gloria. Ma non una gloria qualsiasi, una gloria effimera. Una gloria così grande che non si riesce nemmeno a immaginarla. Il viaggio inizia, ma il treno non è dei più moderni. Si tratta di una vecchia locomotiva a vapore e per di più manca il personale. Cosa fate? Vi rimboccate le maniche, prendete la pala e iniziate a spalare carbone nella fornace come se non ci fosse un domani. Lo fate per un anno, lo fate per 2, visto che il viaggio si rivela particolarmente lungo, e poi, a un certo punto, in lontananza, spunta la stazione. Mancano solo 5 minuti all'arrivo. Che succede? Festeggeremo assieme e poi ci incammineremo sul viale luminoso che ci siamo conquistati col duro lavoro, direte voi. Invece no. I vostri amici, gli stessi che vi hanno convinto ad affrontare un viaggio tanto lungo e faticoso, vi sollevano di peso, aprono il finestrino e vi gettano senza troppe cerimonie giù dal treno ancora in corsa. Questa, signori, fuori di metafora, è la triste, clamorosa storia di Pete Best, il primo batterista dei Beatles, e se vorrete l'analizzeremo assieme. Io sono Renato e questo è FK, è un piacere darvi il bentornato sul canale dopo un lungo periodo di inattività. Spero che gli anni non siano trascorsi invano. A tutti i nuovi e a tutti quelli che tornano a guardare il canale dopo tanto tempo, il mio più caloroso benvenuto o ben trovato. La tragedia di Pete Best, se così si può chiamare, rientra in una categoria di eventi che a rigor di termini ha ben poco di eccezionale. Un batterista licenziato dal proprio gruppo non fa gridare di per sé allo scandalo, anzi la nostra stessa esperienza di vita ci insegna che si tratta della normalità. Ogni giorno nel magmatico mondo dei gruppi musicali giovanili accade qualcosa di simile. Ma parliamoci chiaro, un conto è essere cacciati da una band oscura di cui nessuno sentirà più parlare dopo poco tempo, altro conto è essere espulsi dai Beatles, per di più a soli 2 mesi dall'uscita del primo singolo e dopo aver condiviso gran parte della gavetta con loro. Se poi il tutto avviene in un periodo seminale, nel quale le regole dello show business per come lo conosciamo oggi sono in piena fase di elaborazione, tra 1000 colpi di scena e coincidenze assurde, li vedremo, il tutto si fa veramente interessante. Pete Best viene licenziato dai Beatles il 16 agosto 1962 a seguito di un breve colloquio con Brian Epstein, il giovane inesperto impresario che nel dicembre dell'anno precedente, folgorato da un'esibizione presso il Cavern Club di Liverpool, aveva deciso di assumere il management del quartetto guidato da Lennon. Perché? Questa è una domanda che da decenni appassiona fan, esperti e semplici curiosi come il sottoscritto. Vi prometto che lo scopriremo, ma prima ci aspetta un viaggio affascinante nel Merseyside del dopoguerra tra suonatori di casse da tè, gang di teddy boy, rock and roll e risse in sala da ballo. Siamo in partenza e già si ode lo stormir di gabbiani. L'Atlantico si abbatte furioso sul vecchio porto di Liverpool, mentre dalle casse gracchianti di amplificatori di seconda mano emerge un sound nuovo, proveniente dagli Stati Uniti. Sulla sponda britannica del Mar d'Irlanda, in quei giorni sospesi tra gli innocenti anni 50 e gli splendidi 60, si svolge la vicenda umana dei nostri protagonisti. Lì passerà il nostro treno. Mi raccomando, non abbiate paura di sporgervi dal finestrino per ammirare il paesaggio. Io, a differenza dei Beatles, non butto giù nessuno. Hey you with the pink hair, fast just take you nowhere. Dance your feet off to the beat, dance your feet off to the beat of my band. Here we go now. Here comes the... Pete Best nasce in India il 24 novembre 1941. Come i suoi futuri compagni è figlio della guerra. A differenza di John, George e Paul, però, non la vive in Inghilterra sotto le bombe naziste, ma a Madras, sulle sponde dell'Oceano Indiano, dove incombe la minaccia giapponese. Sua madre è Mona Shaw, lo so, questo nome farà sorridere più di qualcuno, soprattutto tra i veneti, questo è scontato, anzi vedrete anche me sorridere in alcuni casi, ma vi consiglio di tenerlo a mente. È uno dei personaggi più importanti della nostra storia. Donna indipendente e originale, Mona è in India per via della professione di suo padre Thomas, il nonno di Pete, un ufficiale pluridecorato dell'esercito britannico. A proposito, guardate dove finiranno un giorno le sue medaglie. Sono gli ultimi giorni dell'impero e il subcontinente indiano è ancora sottoposto al gioco di Londra. Come Farrokh Bulsara, meglio conosciuto come Freddie Mercury, Pete Best proviene dunque da una famiglia collegata all'amministrazione coloniale. Il padre di Pete si chiama Donald Scanlan ed è un ingegnere navale.
Ora vi chiederete voi, da dove esce fuori il cognome Best se fino a questo momento abbiamo parlato di Shaw e di Scanland? È presto detto. Donald morì in guerra poco dopo la nascita di Pete e Mona, vedova a soli 17 anni, sposò John, detto Johnny, Best, al tempo di stanza in India come istruttore fisico dell'esercito, ma proveniente da una famiglia di promoter sportivi di Liverpool attivi soprattutto nel mondo della boxe. Fu così che Mona e il piccolo Pete adottarono il cognome Best. A fine conflitto John torna a Liverpool portando con sé la moglie, il figlio adottivo Pete e quello biologico Rory. Sì, perché nel frattempo Mona ha dato alla luce il figlio di John, nonché fratellastro di Pete, Rory Best. Pete è un bambino riservato, introverso, ma anche molto intelligente. A scuola non ha problemi e anzi il suo rendimento è discretamente superiore a quello degli altri futuri Beatles. Oltretutto, pian piano sviluppa delle importanti doti fisiche che lo portano, ai tempi della Grammar School, equivalente più o meno alla nostra scuola superiore, a diventare uno dei pilastri della squadra di rugby. Nel marzo 1959, ossia circa un anno prima di entrare a far parte dei Beatles, la rivista scolastica lo descrive come un'ala potente, tenace e aggressiva. Ha disputato una stagione splendida ed è un prospetto eccezionale per il futuro. Come scopriremo presto, avere un fisico prestante nella Liverpool di quegli anni, dominata dalla violenza delle baby gang, poteva rivelarsi molto utile. Ma Pete ha anche un'altra caratteristica, è ritenuto un bel ragazzo e va fortissimo con le donne. Cynthia Powell, la futura Cynthia Lennon, lo paragonerà addirittura all'attore Jeff Chandler. Di lui colpisce, tra le altre cose, lo sguardo cupo e tenebroso, figlio del suo carattere chiuso, a tratti lunatico. È infatti capace di scelte improvvise ed emotive, come quando nella primavera del 1960 lascia la scuola prima di completare gli esami A-Level, corrispondenti grosso modo alla nostra maturità, senza chiarire le motivazioni della sua scelta. Cosa passava per la testa di Pete? It was 59 in Liverpool town. Mona, che in un primo tempo era andata a vivere dai Best, ruppe quasi subito con la cognata Edna e convinse il marito a cercare una nuova abitazione. Per 9 anni i due vissero con i figli a Queen's Court Road, poi, a metà anni 50, acquistarono una proprietà molto grande, ben 15 stanze, al numero 8 di Emmons Green, in zona West Derby. Attenzione, questa non è mera cronaca immobiliare, si tratta di informazioni rilevanti per il racconto. Tutto quello che dico, anche quando può apparire superfluo, ha una sua importanza. È per questo che dovreste evitare di saltare delle parti. Aleggia incertezza sulle modalità d'acquisto della proprietà. I Best sostengono che Mona impegnò i propri gioielli per piazzare una scommessa sul cavallo Never Say Die, vinse una grossa somma e la impiegò per l'acquisto della tenuta. Per quanto in linea con la bizzarria di Mona, tale modus operandi, una vera e propria mandracata in stile febbre da cavallo, appare inverosimile ed è considerata tale non solo da me, il che conta ovviamente poco, ma da Mark Lewisohn, la più grande autorità vivente sui Beatles. A proposito, gran parte delle informazioni che ho usato per mettere assieme questo video provengono proprio dal magnum opus di Lewisohn, Tune In. Si tratta di un'imponente impresa storiografica condensata in 3 volumi, dei quali solo il primo, a sua volta diviso in 2 libri, è uscito, gli altri devono ancora essere scritti, che coltiva la legittima ambizione di diventare il punto di riferimento assoluto sulla vicenda umana e professionale dei Fab Four, basandosi su una quantità di fonti a dir poco impressionante, interviste, articoli di giornale d'epoca, registri anagrafici e chi più ne ha più ne metta. Lewisohn traccia il ritratto di tutti i personaggi coinvolti nella nascita del più grande fenomeno mediatico di massa del XX secolo. Lo fa senza lesinare informazioni di tutti i tipi, e talvolta esagerando. Scoprirete perfino il nome della prima fidanzatina di Paul McCartney, insomma si può fare anche altrimenti. Questo volume, 950 pagine circa, disponibile solo in lingua inglese, narra le origini del mito Beatles e io ve lo straconsiglio. È proprio al numero 8 di Emmons Green che Pete si avvicina alla musica. Un ruolo centrale lo gioca, manco a dirlo, Mamma Mona, ormai siamo abituati a questo. Mamma Mona che, dopo aver visto in TV un servizio sul Chuai's Coffee Bar di Londra, decide di creare nello scantinato della sua proprietà un locale simile per la gioventù di Liverpool, il Casbah Coffee Club. Il nome deriva dal titolo di un film americano del 1938, Un'americana nella Casbah. La formula è semplice ma azzeccata. Musica dal vivo suonata rigorosamente da giovani artisti locali, clientela tesserata e un piccolo spaccio interno che distribuisce bevande analcoliche, snack e caffè espresso.
Ma Liverpool non è Londra. La città non si è mai ripresa completamente dalla crisi della prima metà del Novecento e all'epoca del nostro racconto i suoi sobborghi pullulano di sbandati o delinquenti giovanili, come li chiama la stampa, che pure non di rado soffia sul fuoco della paura infarcendo i resoconti sulle risse notturne di particolari totalmente inventati. A spadroneggiare sono i Teddy Boy, adolescenti che inaugurano una sottocultura basata su uno strano mix tra abbigliamento in stile edoardiano e rock and roll. È un po' come se i nostri trapper si vestissero come dei gentiluomini degli anni 50, una cosa incredibile. Chuck Berry e Elvis Presley sono i principali idoli, ma ben presto si fanno avanti anche Buddy Holly, Eddie Cochran, Gene Vincent e tanti altri. Mentre a Londra e in generale nel sud dell'Inghilterra il rock and roll è ancora un fenomeno abbastanza marginale e nei club si suona soprattutto jazz, a Liverpool e nelle province settentrionali l'influenza della nuova musica americana è particolarmente marcata. Come funghi, in tutto il Merseyside spuntano band amatoriali. Ma una bestia intercetta questo trend e colpisce nel segno perché in altri locali della città, come il Cavern Club di Matthew Street, si suona ancora solo jazz, proprio come a Londra. In poco tempo nasce uno stile nuovo, originale, il cosiddetto Mersey Beat. La prima parte di questo nome composto deriva dal fiume Mersey, che attraversa la città di Liverpool e da lì Merseyside, cioè la regione intorno al Liverpool, mentre la seconda da battito, ossia dalle percussioni particolarmente marcate che accompagnano i brani rock, all'epoca costruiti su semplici battute in 4/4. Ma torniamo a noi. Nel 1959 Mona e Pete sono pronti ad aprire i battenti del nuovo locale, ma manca ancora la cosa più importante, qualcuno che suoni. Spoiler, i Best riusciranno infine a trovare 3 ragazzi disposti a esibirsi per l'inaugurazione del Cashback Club. Indovinate chi sono? Road and skies, it felt like fate. You had strings and I had time. Skillful hearts and no clear. Tagliamo corto, tanto qui l'effetto sorpresa è difficile crearlo. A suonare al Cashback Club saranno 3 personaggi a caso: John Lennon, Paul McCartney e George Harrison. Pensate un po'. Si pone qui la necessità di fare un piccolo passo indietro, la più classica delle rincorse che precedono i grandi balzi in avanti. Quindi lasciamo un attimo Pete e concentriamoci sui suoi 3 futuri compagni, ma non temete, le loro strade si incroceranno presto. Il nucleo dei futuri Beatles sorge dal gruppo scolastico di John Lennon, i Quarrymen. I Quarrymen, nati nel 1956, si specializzano in un genere del tutto particolare, lo skiffle, ossia una sorta di folk con influenze country e blues suonato con strumenti di fortuna. Tra questi la washboard, ossia la tavola per il bucato, e il tea-chest bass, un basso costruito con le scatole del tè. In italiano dovrebbe chiamarsi bidofono, fa ridere questo nome, lo so. Non c'è da stupirsi se lo skiffle spopolò nel Regno Unito di quel periodo, ancora in ginocchio dopo tanti anni di bombardamenti e distruzione. Le cosiddette barriere all'entrata erano decisamente basse, parliamoci chiaro. Il 6 luglio 1957, mentre si esibisce ad una festa parrocchiale in zona Woolton, Lennon fa l'incontro della vita. Tra il pubblico, invitato da uno dei Quarrymen, ossia Ivan Vaughan, fa la sua comparsa un giovanissimo Paul McCartney. Tra i due è amore a prima vista e, quando nel backstage McCartney prende la chitarra e intona 20 Flight Rock di Eddie Cochran, Lennon gli chiede immediatamente se vuole unirsi al gruppo. McCartney accetta, ma precisa che prenderà il suo posto nei Quarrymen solo dopo le vacanze estive. Nel 1957 McCartney e Lennon hanno rispettivamente 15 e 17 anni e si esibiscono all'oratorio con tavole per il bucato e bidofoni. Ancora non sanno che di lì a soli 5 anni domineranno le classifiche britanniche. Pensate che salto quantico. I due hanno molto in comune. L'ambiente sociale di provenienza, che è la working class per McCartney e la piccolissima borghesia per Lennon, il senso dell'umorismo, l'indole avventurosa, la passione per la musica e in particolare per il rock and roll, ma soprattutto entrambi hanno in mente qualcosa che per l'epoca è quasi fantascienza. Vogliono scriversi da soli le canzoni, proprio come fa Buddy Holly in America. Buddy Holly, il bianco che ha tolto ai neri il monopolio del rock and roll, è lui il vero idolo dei 2 ragazzi di Liverpool, l'esempio da imitare. Il punto di ritrovo è sempre lo stesso, il numero 20 di Fortlin Road, ossia casa McCartney. Chitarra in mano, i nostri provano accordi e parole, seduti uno di fronte all'altro in soggiorno, mentre James McCartney, il papà di Paul, si lamenta nella stanza accanto.
Non c'è mamma Mary, morta l'anno prima per via di un cancro al seno. Ora, potreste pensare che sia servito un lungo apprendistato prima di tirar fuori dei risultati decenti. E invece no, perché alcuni dei pezzi scritti nel corso di questi lunghi pomeriggi degli anni 50 saranno poi effettivamente incisi dai Beatles. Non si tratta certamente delle gemme del catalogo, e ci mancherebbe altro, ma hanno ottenuto posizioni lusinghiere in classifiche. Pezzi come Love Me Do, che uscirà nel 62 come primo singolo del quartetto, I'll Follow the Sun, incluso nell'album Beatles for Sale, One After 909, presente in Let It Be, furono tutti composti in questo periodo, tra il 57 e il 60. Comunque la si veda, è francamente incredibile che dei ragazzini autodidatti siano riusciti a scrivere da soli pezzi da classifica. Eppure è successo. Il tempo passa e la formazione dei Quarrymen muta. La dinamica è semplice. Man mano che Lennon e McCartney alzano l'asticella e si spostano dallo skiffle al rock, alcuni dei componenti originari, scelti sulla base di rapporti d'amicizia, abbandonano il gruppo. Si comincia a selezionare i nuovi membri sulla base delle abilità, sebbene in un quadro ancora totalmente amatoriale, e per questa via nel 1958 entra a far parte della band un giovanissimo amico di McCartney, George Harrison. Harrison faceva il pendolare sullo stesso autobus di McCartney e su quell'autobus fu provinato da Lennon, il quale, inizialmente scettico per via della sua età, decise comunque di farlo entrare a bordo. George è un ragazzo sveglio, ironico, ma a differenza di Lennon e McCartney, raramente aggressivo. Ben presto la chimica tra i tre diventa fortissima. A dispetto dei continui cambi di formazione, sono proprio loro a rappresentare il nocciolo duro dei Quarrymen. Ma c'è un piccolo problema: la batteria. E sì, perché i nostri sanno suonare la chitarra, ma come insegna Chuck Berry, il rock and roll si caratterizza per le percussioni, per il backbeat, cioè il battito di fondo. E nei Quarrymen non c'è nessuno che possa provvedere, specie da quando Colin Anton, amico di Lennon e originario batterista della formazione, ha deciso di lasciarla a seguito di un diverbio. I nostri non si perdono d'animo e si esibiscono come trio, senza batterista. A chi gli chiede conto di questa peculiare scelta rispondono con la sfrontatezza che li contraddistingue: il ritmo è nelle chitarre, ma non ci credono nemmeno loro. Sanno bene che se vogliono fare progressi e andare oltre i concertini parrocchiali, hanno bisogno di qualcuno che ci sappia fare con le bacchette. A metà luglio del 58 però queste preoccupazioni passano in secondo piano, perché Julia Stanley, la mamma di John Lennon, viene investita da un poliziotto fuori servizio e muore a soli 44 anni. Il dolore del figlio, che già viveva con la zia per via di complesse vicende familiari, è inimmaginabile e solo Paul McCartney, anche lui orfano, riesce a comprenderlo appieno. Per qualche mese l'attività dei Quarrymen si ferma quasi completamente, riprenderà a pieno regime solo l'anno dopo. The drummer slipped, then slammed the door. It all went south on a Saturday night. A silly fight turned into a flight. Johnny said you're playing flat. Mentre Lennon elabora il terribile lutto, George Harrison continua a suonare. Più ancora degli altri due è determinato a migliorare le sue abilità chitarristiche. Non rompe con i Quarrymen, non lo farebbe mai, ma data la temporanea impossibilità di esibirsi con loro, decide di entrare in un'altra formazione, il Lee Stewart Quartet. Con lui, oltre all'eponimo Lee Stewart, c'è Ken Brown, l'ennesimo chitarrista. Sembra che a Liverpool basso e batteria fossero praticamente sconosciuti, nessuno li suonava. Il quartet non è poi troppo diverso dai Quarrymen, si esibisce ai matrimoni o in piccolissime sgangherate sale da ballo della provincia. Nei primi mesi del 59 gli ingaggi non mancano, ma poi con l'estate il mare si fa piatto. Come un'ancora di salvezza giunge allora Mona Best, che nel frattempo ha concluso i preparativi ed è finalmente pronta ad aprire il Kashba Coffee Club, o meglio, è quasi pronta, perché le pareti vanno totalmente ritinteggiate e c'è bisogno di forze fresche che se ne occupino. D'altronde lo stabile apparteneva alla locale sezione del Partito Conservatore e non sarà facile adattarlo al gusto dei teenager di Liverpool. Mona è scaltra e impone una condizione: solo chi accetterà di tinteggiare le pareti avrà l'onore di suonare alla serata di apertura del 29 agosto. Si fa avanti il Lee Stewart Quartet, ma quando la data sembra essere ormai assegnata, scoppia una furiosa lite tra il frontman Stewart e Ken Brown, accusato di aver preso troppo sul serio l'impegno di Bianchino al punto da trascurare le prove del gruppo. Lo strappo non si ricompone e il quartetto, dopo pochi mesi di attività, si scioglie nell'ignominia. Harrison e Brown sono rimasti da soli e il rischio che il tutto finisca con un nulla di fatto è alto. In quel momento però George ha un sussulto, si ricorda dei suoi vecchi amici John e Paul e riesce a coinvolgerli. Il 29 agosto 1959 dunque, sul palco del Kashba Coffee Club, salgono i Quarrymen, ovviamente con l'aggiunta di Ken Brown, l'ennesima chitarra.
Come da contratto, nei giorni precedenti all'esibizione, i nostri si armano di pennello e dipingono con solerzia le pareti del nuovo locale. Lennon frequentava l'istituto d'arte e avrebbe dovuto cavarsela bene, eppure i risultati non mi sembrano particolarmente entusiasmanti. È in quei giorni d'agosto che il Trio delle Meraviglie conosce Pete Best, il figlio di Mona. Pete però non suona ancora, almeno per il momento la sua strada rimane disgiunta da quella degli altri tre. Oh, the first beat, it shook the ground. A rebel sound in Liverpool town. No turning back. Le cose al Cashback Lab vanno bene. A dispetto di attrezzature limitate e obsolete, i Quarrymen si fanno valere e il locale prende quota. In pochi mesi vengono strappate ben 500 tessere. A inizio 1960, però, il povero Ken Brown è di nuovo nell'occhio del ciclone. Una sera si ammala e non può esibirsi assieme agli altri tre. Mona pensa bene di dividere comunque il compenso in 4 parti uguali, ma McCartney non ci sta e, furioso, pretende che la quota di Brown venga trasferita senza indugio agli altri tre. Brown, manco a dirlo, esce dal gruppo e i Quarrymen tornano ad essere un trio. Ancora per poco. Nei primi mesi dell'anno, Lennon riesce a convincere un suo compagno di scuola all'istituto d'arte, Stuart Sutcliffe, a comprare un basso Hofner. No, ma mi raccomando, Lennon, continua a riempire il gruppo di chitarre, ok? Che questa volta è un basso, però mi raccomando, non prendere il batterista. Sutcliffe con la musica non c'entra veramente nulla. È un artista e per di più dotato di grande talento. Ha però stretto amicizia con John e ne subisce il carisma, un po' come McCartney che difatti instaura fin da subito una sorta di rivalità con il nuovo arrivato. E vedremo che non si tratta di una rivalità di poco conto. Sutcliffe è un introverso, un intellettuale, un ragazzo brillante ma forse insicuro. Per certi versi ha qualcosa in comune con Pete. Il suo impatto sul sound della band è pressoché nullo, non imparerà mai a suonare il basso come si deve e durante le prime esibizioni si posizionerà faccia al muro per paura di essere deriso dal pubblico. In compenso sarà fondamentale fuori dal perimetro del palco. A lui e a Lennon si deve infatti il nome Beatles, che nasce proprio in questo primo scorcio di 1960. L'ispirazione è ancora una volta Buddy Holly, che nel frattempo è perito tragicamente a causa di un incidente aereo. The Day the Music Died, canterà Don McLean in American Pie. Buddy Holly aveva un gruppo, i Cricket, ossia i Grilli. Per i Quarrymen, che ormai sentivano il bisogno di un cambio di nome dato il totale stravolgimento della formazione, Sutcliffe pensò a qualcosa di simile. Gli vennero in mente degli scarabei, non degli scarafaggi come erroneamente si crede, e dunque propose a Lennon il nome Beatles, con 2 E. Lennon aggiunse un po' di carattere, consigliando di sostituire la seconda E con una A, Beatles, con la grafia che tutti conosciamo. Il riferimento ovviamente era al beat, il genere musicale che si stava affermando a Liverpool e di cui loro sarebbero divenuti gli alfieri. Dalla primavera del 1960 il nome Beatles, con le sue varianti Silver Beatles e Beatles, ve lo dico così perché non so come si pronunci scritto in questo modo, si impose definitivamente, sostituendo Quarrymen e altre denominazioni usate occasionalmente come Johnny and the Moondogs e Jeppage Tree. Ma le novità non finiscono qui. Da qualche tempo Lennon e Sutcliffe frequentano un pub, il Jacaranda, a Slater Street. Il proprietario del Jacaranda è Alan Williams, vulcanico impresario locale con agganci in Germania e un'amicizia importante, quella con il londinese Larry Pearls, il più affermato manager musicale d'Inghilterra. È stato lui a scoprire, proprio a Liverpool, il rocker Billy Fury e ora, tramite Williams, vuole mettere le mani su quell'enorme bacino di band in rampa di lancio che è diventato il Merseyside. E sì, perché dal brodo primordiale di fine anni 50 stanno emergendo alcuni artisti che sembrano pronti per passare al professionismo. Si tratta di quelli che non hanno mollato e che desiderano andare oltre il semplice hobby. Tra gli altri ci sono Gerry and the Pacemakers dei fratelli Marsden, Rory Storm and the Hurricanes, dove suona come batterista un certo Richard Starkey, Cass and the Casanovas, poi noti come Big Three, e i Remo 4. D'altronde, proprio tra il 1960 e il 61, a Liverpool si intuisce che sta per succedere qualcosa di grosso. Il pubblico di questi piccoli gruppi cresce a dismisura, sebbene in ambito ancora rigorosamente locale, e con esso le ambizioni. È nell'aria, la gente avverte che qualcuno lascerà presto le polverose sale da ballo di provincia per imporsi a livello nazionale. Ma chi? Se dovessimo rispondere a questa domanda come se vivessimo nella prima metà del 1960 e fossimo all'oscuro degli sviluppi successivi, escluderemmo senza dubbio i Beatles. I nostri, ancora acerbi e con scarsa esperienza di palco rispetto agli altri, non sono ancora riusciti nemmeno a completare la line-up. Tutto quello che hanno fatto ultimamente è stato aggiungere un bassista che non sa suonare il basso. Fantastico.
In realtà avrebbero un asso nella manica da giocare, i pezzi originali che Lennon e McCartney stanno scrivendo da 2 anni. Il problema è che non li ritengono all'altezza e dunque il loro repertorio continua ad essere costituito unicamente da cover di classici americani, pezzi come Mr. Moonlight o Roll Over Beethoven. In questo momento di stallo è proprio l'innocente cazzeggio quotidiano di Lennon e Sutcliffe al Jacaranda a rivelarsi inaspettatamente produttivo. I due fanno amicizia con Williams, lo convincono a far suonare il gruppo nel locale e a prestargli lo scantinato per le prove. Williams chiede però qualcosa in cambio. I 2 studenti d'arte dovranno decorare alcune pareti interne del locale. Sì, di nuovo, come era successo con Mona. Fino a questo punto i Beatles sono praticamente dei pittori edili che nel tempo libero suonano. L'ennesimo pomeriggio col pennello in mano, e non è quello che pensate voi, consente al quartetto di entrare nell'orbita di Williams e quando Larry Perns lo contatta per organizzare un'audizione con cui selezionare il gruppo di spalla di Billy Fury, questi inserisce nel lotto dei candidati anche i Beatles. Williams è però chiaro con Lennon: se volete partecipare dovete trovarvi un batterista. E qui viene il bello. Il nodo è finalmente giunto al pettine. La storiella del ritmo nelle chitarre si infrange contro il muro della realtà e lascia i Beatles senza opzioni. È dai tempi di Colin Anton, quando ancora si chiamavano Quarrymen, che non dispongono di un batterista. Ora non possono più farne a meno. Ma vi avverto subito, il ruolo è maledetto. Il batterista dei Beatles è un po' come il professore di difesa contro le arti oscure ad Hogwarts. Dura poco ed è sempre nell'occhio del ciclone. Il primo nome a finire nel tritacarne è quello di Tommy Moore. Vi prego, ascoltate questa storia perché merita, veramente, ve lo giuro. Tommy Moore ha 28 anni, circa 10 più di Lennon e 12 in più di Harrison. Suona per hobby, perché nella vita fa l'operatore di muletti al porto di Liverpool. È addirittura sposato. Conosce Brian Cassar, il cantante dei Cass and the Casanovas. È proprio Cassar a parlarne con Alan Williams, che a sua volta lo propone ai Beatles, i quali, come sappiamo, sono senza batterista. Lennon e gli altri non sanno nemmeno come sia fatto, ma ovviamente, in mancanza d'altro, accettano. Arriva il giorno dell'audizione, siamo a inizio maggio. I Beatles, che per l'occasione si sono presentati come Silver Beatles, si presentano pieni di speranza, nonostante non stimino per nulla Billy Fury, il cantante che, in caso di selezione, dovranno accompagnare in tour. Ma ecco subito il primo problema. Moore non è riuscito ad accordarsi col datore di lavoro per raggiungere in tempo il luogo convenuto e, quando i collaboratori di Larry Perns chiamano i Silver Beatles sul palco, ecco che il batterista non c'è. L'eroe del giorno è Johnny Hutchinson, anche lui dei Cass and Casanovas, che decide di sostituire Moore, consentendo alla sgangherata formazione di esibirsi comunque. E Tommy Moore si presenterà in tempo per l'ultimo dei 3 brani previsti, ma questo ritardo Lennon se lo legherà al dito. L'esibizione è un mezzo flop, era prevedibile. La chimica coi batteristi non c'è e d'altronde come potrebbe esserci? Nonostante Sutcliffe cerchi di nascondersi vagando per le retrovie del palco faccia al muro, Parnes, dal talent scout navigato, scopre il bluff e capisce che non sa suonare il basso. C'è poi la faccenda del ritardo che restituisce l'idea di una band disorganizzata e amatoriale. Nulla di fatto. I Beatles non accompagneranno Billy Fury in tour. Ciononostante, la buona stella continuerà ad accompagnare loro. Difatti, Alan Williams ha intravisto qualcosa in quel quartetto di ragazzini e non smette di rompere le scatole a Parnes. Così, quando quest'ultimo ha la necessità di reclutare una band di supporto per il tour scozzese di un altro artista della sua scuderia, Johnny Gentle, la scelta cade proprio sui Beatles. Anni dopo McCartney ironizzerà sulla vicenda. In un contesto nel quale tutti avevano un nome battagliero, Rory Storm and the Hurricanes, Billy Fury, a noi toccò Johnny Gentle. Quella in Scozia sarà un'esperienza formativa per i Beatles, che alle percussioni ritrovano il 28enne Tommy Moore. Nel corso della settimana di concerti però al povero batterista succede davvero di tutto. Non solo diventa il bersaglio preferito delle gag di Lennon, che lo sfotte spesso e volentieri nei modi più fantasiosi, ma subisce danni fisici. Mentre il gruppo si sposta da una location all'altra, il furgone guidato dallo stesso Johnny Gentle si scontra con un'automobile. Tutti illesi tranne Moore, che si procura una commozione cerebrale e perde addirittura un dente, ma viene costretto a suonare regolarmente per non dare forfait. Per inciso, la cronaca di questo incidente porta per la prima volta il nome Beatles sui giornali. L'avventura di Tommy con i Beatles si conclude qui, non senza un epilogo discretamente trash.
Ritornati a Liverpool, Lennon e McCartney avranno la faccia tosta di andare a chiamarlo sotto casa per un ultimo concerto in provincia, alla sala da ballo di Grosvenor. Stavolta Moore non si sporcherà nemmeno le mani, lasciando che sia sua moglie a mandarli a quel paese in maniera non troppo garbata, direttamente dalla finestra. Ma non è finita qui. Quella sera i Beatles decidono di esibirsi comunque. La batteria dietro di loro è vuota e così un Lennon in vena di battute prende il microfono e chiede se qualcuno in sala voglia unirsi a loro per suonarla. Una burla, come direbbe Christian De Sique. Purtroppo per i nostri però il pubblico non è dei più raffinati e dopo qualche secondo di silenzio a farsi avanti è un certo Ronnie, il nerboruto leader di una gang di Teddy Boy. Ronnie guadagna il proscenio e facendosi largo tra i 4 musicisti increduli e spaventati si siede al posto che sarebbe dovuto essere di Moore. I nostri attaccano e lui rimane dietro di loro a malmenare la batteria tra le urla e le risate degli astanti che deridono pesantemente i Beatles. La situazione è ben più che imbarazzante. Lennon l'ha fatta grossa perché con i Teddy Boy non si scherza. Così, dopo pochi pezzi eseguiti nell'ilarità generale, i nostri dichiarano concluso lo spettacolo e con la coda tra le gambe si affrettano a togliere il disturbo. È assurdo pensare che soli 3 anni dopo queste stesse persone sarebbero diventate delle star internazionali, ma la vita sa essere imprevedibile. Per le successive date al Jacaranda viene contattato Norman Chapman, un ragazzo che trovano per caso mentre fa le prove proprio a 2 passi dal locale di Williams. Terribile presagio per Lennon, che sarà freddato nel 1980 da un individuo con lo stesso cognome, Mark David Chapman. Anche Norman è solo di passaggio. Accetta di accompagnare i ragazzi per qualche serata, pur sapendo che presto dovrà partire per il servizio militare. Insomma, siamo ad agosto del 1960 e i Beatles, a dispetto dei tentativi esperiti, non hanno ancora un batterista. Ma si dà il caso che questo sia il momento peggiore per non averlo. Infatti, grazie a un inaspettato allineamento degli astri, per questo gruppo di improvvisati si prospetta la clamorosa occasione di una trasferta in Germania, ad Amburgo. Che succederà? Nella prossima puntata. Si ricorda che al Cashback Club da qualche mese si esibiscono i Blackjack. A un certo punto, per reggere i folli ritmi, iniziano ad assumere delle pillole di Preludin, un soppressore dell'appetito con effetti stimolanti, e per questa via che John, Paul e George avranno la possibilità di stringere amicizia con Richard Starkey. Così, il 29 novembre, i 2 piromani in giacca di pelle vengono arrestati, mentre il giorno seguente la polizia tedesca li deporta in Inghilterra. Io sono per metà un monaco e per l'altra metà una pulce ammaestrata. Per me sapere quando fermarmi è vitale. Dimostrando una lungimiranza fuori dal comune, l'unica a crederci è Mona Best, la mamma di Pete. I Beatles si presentano a Litherland senza troppe aspettative. Si unisce ai nostri per qualche concerto, ma una sera, alla Lathom Hall di Seaford, il pestaggio avviene in bagno, nel backstage. Terminato lo spettacolo, Pete vive la sua vita, che oltretutto prevede una cospicua presenza femminile, e difficilmente si unisce agli altri.